Nel 1513 Maria Machiavelli registrò uno schema così potente, così universalmente efficace nel costruire rispetto e attrazione duraturi, musica, da contraddire completamente quasi tutto ciò che i moderni consigli sulle relazioni insegnano oggi. Non manipolazione, non giochi, musica non trucchi a buon mercato, ma un principio strategico che fa sì che le persone cerchino la tua attenzione, apprezzino la tua presenza e rimangano emotivamente coinvolte con te a lungo termine. Ciò che rende questa osservazione così pericolosa per la saggezza convenzionale è che richiede l'opposto di ciò che ti è sempre stato insegnato. Ti è stato detto di inseguire, di dimostrare interesse, di impegnarti, di mostrare costantemente quanto ci tieni. Machiavelli ha visto questa strategia fallire innumerevoli volte. Nel frattempo, le persone che comprendevano il suo principio sviluppavano una presenza magnetica che attraeva naturalmente gli altri e manteneva viva quell'attrazione per decenni. Musica. Oggi esploreremo l'unico principio strategico che crea rispetto e interesse duraturi nelle relazioni, non solo nelle relazioni romantiche, musica, ma anche nelle amicizie, nei rapporti professionali, nelle dinamiche familiari, in tutto. Questo funziona perché è radicato nella psicologia umana fondamentale, che non è cambiata in oltre 500 anni. Non si tratta di manipolare le persone o di fare giochi mentali. Si tratta di capire cosa crea veramente interesse a lungo termine rispetto a ciò che lo distrugge lentamente. La maggior parte delle persone si comporta esattamente al contrario di ciò che funziona davvero. Poi si chiedono perché l'attrazione svanisce, perché le persone smettono di apprezzarle, perché le relazioni che un tempo sembravano intense diventano lentamente indifferenti. Machiavelli osservò principi che ispiravano lealtà per tutta la vita grazie a questo principio. Vide consiglieri preservare la propria influenza per decenni usandolo. Documentò mercanti che crearono relazioni commerciali durature grazie ad esso. Lo schema era universale. Coloro che lo capivano creavano un valore duraturo nella mente degli altri. Coloro che non lo capivano venivano alla fine ignorati e dimenticati. Il principio è semplice. Mantieni una scarsità strategica della tua attenzione e della tua presenza. Eccolo, il principio che Machiavelli ha identificato che crea ricerca e rispetto duraturi. Non essere mai completamente disponibile. Non diventare mai completamente prevedibile. Non offrire mai tutta la tua attenzione, tutto il tuo tempo o tutte le tue risorse senza limiti. Mantieni una scarsità strategica che renda l'accesso a te prezioso, anziché scontato. Questo contraddice direttamente ciò che ti è stato insegnato sulle relazioni. Ti è stato detto che prendersi cura di qualcuno significa essere sempre disponibili quando qualcuno ha bisogno di te, che amare significa mettere l'altra persona al primo posto, che l'amicizia significa esserci costantemente, che l'impegno significa essere completamente reperibili. Machiavelli ha osservato che questo approccio porta quasi sempre a essere dati per scontati. La persona costantemente disponibile diventa parte dello sfondo invece di essere una priorità. La persona che dedica attenzioni infinite riceve sempre meno apprezzamento. La persona completamente prevedibile alla fine smette di essere interessante. Nota questo schema nella tua esperienza. Pensa alla relazione in cui eri sempre disponibile, sempre accomodante, sempre al primo posto, sempre reperibile. Col tempo, come ti ha trattato quella persona? La tua costante disponibilità l'ha resa più coinvolta o meno? La tua disponibilità ad accontentare sempre ha aumentato o diminuito il suo rispetto? La maggior parte delle persone si rende conto che più diventavano disponibili e accomodanti, meno si sentivano apprezzate. Questo sembra paradossale se si crede ai consigli tradizionali sulle relazioni, ma è del tutto prevedibile se si comprende la psicologia umana come la comprendeva Machiavelli. Gli esseri umani danno valore alla scarsità. Inseguiamo ciò che ci sembra difficile da ottenere. Apprezziamo ciò che è raro. Diamo per scontato ciò che è infinitamente e gratuitamente disponibile. Questo non è un difetto morale, è psicologia evolutiva. Le risorse abbondanti perdono valore. Le risorse scarse diventano preziose. Il tuo tempo, la tua attenzione e la tua presenza sono risorse,
Quando le rendi infinitamente disponibili, perdono valore percepito agli occhi degli altri. Quando mantieni una scarsità strategica, diventano preziose. Chi ha accesso illimitato a te alla fine smette di apprezzarlo. Chi deve guadagnarsi e aspettare il tuo tempo lo apprezza molto di più una volta ricevuto. Machiavelli scrisse: «Gli uomini apprezzano le cose in proporzione alla loro scarsità». Questo vale non solo per le risorse fisiche, ma anche per le risorse personali come l'attenzione e la disponibilità. Renditi scarso e diventerai prezioso. Renditi infinitamente disponibile e verrai dato per escluso.